Chadwick stesso venne più tardi a vedere come me la cavavo. Per parecchi anni ti ho osservato mentre realizzavi i progetti di costruzione di Bhagavan, disse. Ora che l'ashram non ti sta più sostenendo, mi occuperò io di tutti i tuoi bisogni. Mi assicurerò che tu non debba andare in cerca di cibo. A riprova delle sue parole, immediatamente mi fornì di un fornello, utensili per cucinare e sufficiente cibo per molti giorni. Nelle settimane che seguirono, controllò le mie provviste ogni volta che venne a farmi visita. Non chiese mai se avessi bisogno di qualcosa, se ne occupò sempre lui stesso. Se pensava che qualche provvista stesse per finire, istruiva il suo servo a comprarne ancora e a portarmela. Questa fu una disposizione molto conveniente, perché Bhagavan stesso, poco dopo che mi ero trasferito a Palakottu, mi aveva istruito. Non chiedere nulla a nessuno. Dovresti vivere di ciò che Dio decide di mandarti, fintanto che è il cibo sattvico. Mantieni le distanze dalle cose che accadono attorno a te. Resta nella tua capanna per quanto possibile e non sprecare il tuo tempo visitando altre persone. Bhagavan una volta mi aveva raccontato una strana storia di un gruppo di devoti capifamiglia vissuti nei tempi antichi. Queste persone vivevano in una certa città, ma avevano pochissimo contatto con le loro famiglie. Ogni mattina cucinavano e mangiavano, poi andavano in una vicina foresta e passavano la maggior parte del giorno a dormire sotto gli alberi. Verso il tramonto ritornavano nelle loro case in città. Dal tramonto all'alba cantavano bhajan, canti devozionali, e facevano altre pratiche spirituali. Poiché avevano abbastanza denaro per vivere senza lavorare, furono in grado di fare questo ogni giorno. Questi capifamiglia non si mischiavano mai con persone mondane, vivevano invece in modo completamente distaccato, trascorrendo tutto il loro tempo a pensare e ad adorare Dio. Bhagavan non incoraggiò mai comportamenti estremi, ma quando mi parlò di queste persone era ovvio che approvava il loro stile di vita. Penso che stesse cercando di farmi capire che l'associazione con la gente mondana è un ostacolo alla propria sadhana. Quando mi trasferii a Palakottu nel 1938, cercai di seguire i suoi consigli, vivendo una vita distaccata e isolata.
Mettiamo le mani al petto. Om Sarana Bhavatu Sarano Bhunaktu Sarviryam Karavavahe Tejasvinavaditamastu Ma Vitvisharvahe Om Shanti Shanti Shanti. Budevi Budevam Bhojanam Prasadam. Facciamo un saluto di gratitudine verso i nostri antenati. E buona giornata. Grazie.